Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo punto che è veramente tanto semplice da eseguire. È praticamente la ripetizione di una sola riga. Guardate che bell'effetto, sembra davvero un pizzo. Ora, io l'ho fatto con un filato non troppo grosso e quindi l'effetto traforato si vede un pochino meno. Se voi invece usate un filato più grosso, l'effetto traforato si vedrà di più. Praticamente cambiando il filo si possono ottenere dei risultati diversi, pur restando in una semplicità incredibile. Senza aggiungere altro, vi lascio la spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 6 più 2. Io ho già montato 44 catenelle, che sono un multiplo di 6 più 2, alle quali ne faccio una aggiuntiva per poter tornare indietro. Dopodiché ritorno indietro col mio sistema punto basso su punto basso, che andrà a sostituire il mio primo punto alto. Però voi, se siete comodi con le 3 catenelle, fate pure le 3 catenelle, 2 catenelle, come siete comodi. Dopodiché prendo il filo, mi sposto di una catenella, dopodiché prendo il filo, salto una catenella, mi sposto in quella successiva e vado a fare un punto V composto da un punto alto, una catenella e un punto alto nella stessa catenella di base. Dopodiché vado ad aggiungere 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado in quella successiva, vado a fare un punto alto. Prendo il filo, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile, vado a fare il punto V, quindi un punto alto, una catenella e un punto alto nella stessa catenella di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, ne salto una di base, entro in quella successiva e vado a farmi il mio punto alto. Fatto punto alto, prendo il filo, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella e vado a farmi il mio punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto nella stessa catenella di base. Aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi sposto, salto una catenella di base, mi sposto in quella successiva, vado a fare il punto alto. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile e vado a farmi il mio punto alto, catenella e punto alto nella stessa catenella. Dopodiché mi aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, mi sposto in quella successiva e faccio un punto alto, prendo il filo, 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile e mi faccio il mio punto alto, catenella e punto alto nella stessa catenella di base, filo sull'uncinetto. Una volta fatto il mio punto V, aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile, vado a fare il mio punto V, punto alto, catenella e punto alto nella stessa catenella di base, ripeto le mie 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio punto alto, riprendo il mio filo, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile, faccio il mio punto alto, catenella e punto alto nella stessa catenella di base, mi faccio le mie 3 catenelle di separazione, riprendo il filo, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio il punto alto, dopodiché vado a terminare la riga facendo un punto alto nella terza catenella utile, che in questo caso è anche l'ultima. E abbiamo fatto la riga numero 1. Ora ripartiamo con la riga numero 2. Salgo con quello che sostituisce il mio primo punto alto, io faccio punto basso,
poi prendo la costina subito a sinistra del punto basso che ho appena fatto, entro e ne faccio un altro sopra, questo è il mio punto alto. Dopodiché entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle e faccio un punto alto e faccio un punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base e faccio un altro punto alto e abbiamo fatto il punto V. Dopodiché aggiungo le 3 catenelle di separazione e rientro nello stesso archetto di base con un altro punto alto. Praticamente la sequenza la facciamo tutta nell'archetto delle 3 catenelle. Prendo il filo, mi sposto direttamente nell'archetto formato dalle 3 catenelle, quindi salto il punto V e salto il primo punto prima dell'archetto, entro direttamente in questo archetto qua e vado a fare l'intera sequenza, quindi punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto e faccio il punto alto. Dopodiché riprendo il mio filo, salto direttamente nell'archetto formato dalle 3 catenelle, quindi ripeto, lascio perdere tutti questi punti, entro qua dentro e vi faccio l'intera sequenza. Punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, rientro e faccio un altro punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle, mi faccio il mio punto V formato da punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto e faccio il punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle e ripeto punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, rientro e punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto, di nuovo punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle e un nuovo punto alto. Di nuovo vado nell'archetto formato dalle 3 catenelle e mi faccio l'intera sequenza, quindi il punto V, 3 catenelle e punto alto. Dopodiché mi sposto direttamente nell'ultimo punto utile e vado a lavorare il mio ultimo punto alto. Praticamente il lavoro da fare è tutto qui. Adesso rifacciamo una riga insieme e è la ripetizione di una sola riga, un punto molto semplice. Quindi giro il mio lavoro, vado a fare punto basso su punto basso, mi sposto, vado nell'archetto formato dalle 3 catenelle e faccio l'intera sequenza, punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, rientro nello stesso archetto di base, punto alto, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle e di nuovo punto alto, catenella e punto alto, 3 catenelle, rientro nello stesso archetto, punto alto. Di nuovo prendo il filo, entro nell'archetto, punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, rientro e punto alto. Prendo il filo, entro nell'archetto formato da 3 catenelle, punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, riprendo il filo, rientro nello stesso archetto, di nuovo prendo il filo, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle. È un lavoro davvero tanto semplice, quanto però bello. Qui ho fatto tutta l'intera sequenza nello stesso archetto di base, mi sposto nell'archetto successivo, mi faccio la sequenza, punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, punto alto, prendo il filo, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle e vado a rifare la stessa operazione, punto alto, catenella,
3 catenelle, rientro nello stesso archetto, faccio punto basso, dopodiché sono alla fine, vado a chiudere direttamente sull'ultimo punto utile con un punto alto. Praticamente dovremmo fare questo lavoro fino alla misura che ci interessa. Io vado avanti a lavorare ancora un pochino, dopo vi faccio vedere un campione un pochino più grande, ci vediamo dopo. Ed ecco il campione finito, è veramente un punto carinissimo, anche se semplicissimo. Tra l'altro lo trovo molto adatto per le stole perché resta smerlato sia all'inizio che alla fine e non abbiamo bisogno di rifinire. Praticamente si può ottenere una stola veramente con un effetto pazzesco semplicemente senza andare a fare ulteriori punti o modifiche o aggiungere frange, eccetera. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.